Rieccoci in questo nuovo video. Come appunto già vedete, utilizzerò due mazzi, quindi i Knights Templar Tarot, i tarocchi appunto dei Cavalieri Templari, e gli oracoli barra appunto arcani della magia bianca di Imperiali. Quest'oggi parliamo di una storia clandestina appunto tra voi ed un uomo che è impegnato ufficialmente, quindi può essere sposato, fidanzato, convivente. Io ovviamente nel titolo scrivo sposato per ovviamente abbreviare, ma chiaramente la tipologia può essere comunque varia. Comunque una persona che è già ufficialmente impegnata e che non sentite da qualche giorno o addirittura da qualche settimana. Vogliamo cercare di capire perché quest'uomo si è fermato, perché si è bloccato, se vi pensa, se gli mancate, se ha nostalgia di voi, dei momenti che trascorreva con voi, e ovviamente vogliamo cercare di capire se lo risentirete, se vi richiamerà, vi ricercherà in qualche modo e se ovviamente ci sarà un chiarimento, almeno sul suo comportamento. Ho fatto già una stesa in riferimento grosso modo a questo argomento, l'ho già appunto preparata ed è una stesa che riguarda comunque un rapporto clandestino tra voi appunto un uomo impegnato, ma in cui ci si chiede se questa persona vi desidera, cioè se gli mancate, ma non da un punto di vista sentimentale, bensì da un punto di vista strettamente erotico e sessuale, e se ci sarà appunto un incontro fisico da un punto di vista carnale, con tanta ovviamente passione ed eros. In questo video invece ci occupiamo di un discorso più sentimentale e comunicativo, quindi se ci sarà un chiarimento, ok? È ovvio che potete guardare sia questa stesa che appunto quella precedente, perché comunque analizza grosso modo la stessa situazione, ma tenendo conto di due ambiti completamente differenti. In questa stesa un ambito appunto più sentimentale, nell'altra stesa un ambito ovviamente più erotico e sessuale. Ovviamente poi voi potete scegliere quale dei due video guardare o addirittura se guardarlo e guardarli tutti e due. Allora, con il mazzo dei 78 arcani maggiori, quindi dei Knights Templar Tarot, userò il metodo delle 5 carte, con appunto invece gli oracoli della magia bianca, il metodo di Virgilio delle 3 carte. Allora, allontaniamo momentaneamente gli oracoli e inizio appunto a mescolare i 78 arcani maggiori e minori. Cerchiamo di capire perché quest'uomo è sparito, perché almeno si faccia sentire e vi possa almeno dare delle spiegazioni. Ovviamente dare spiegazioni significa anche avere rispetto per l'altra persona, quindi in questo caso per voi lasciarvi completamente all'oscuro sicuramente non è un atteggiamento assolutamente rispettoso, quindi cerchiamo di capire perché questa persona non si sta facendo sentire e ovviamente che cosa farà, se quindi vi darà delle spiegazioni, che cosa ha intenzione di fare. Cerchiamo di capire come sta vivendo questo momento di separazione da voi. Ok.
Ok, allora andiamo bene. Allora, prima posizione, che cosa è accaduto a questa persona? Cioè, perché quest'uomo non vi è più cercato in questi giorni, queste settimane, sta facendo silenzio. Cerchiamo di capire cosa gli possa essere accaduto. Il 4 di Pentacoli. L'immagine già dice tutto, Allora, questa è una persona che in questo momento si sta occupando di faccende prettamente economiche, economico-finanziarie, e che gli impongono di rimanere aggrappato a tutti i costi a quello che è il proprio ambiente familiare. È una persona che in questo momento non può e non vuole muoversi dal suo status quo, dal suo ambiente quotidiano, perché è fonte per lui di stabilità, di tranquillità, sia da un punto di vista strettamente materiale, ma di rimando anche da un punto di vista strettamente mentale, emotivo. È una persona che si sta aggrappando a tutto ciò che ha. Conto in banca, beni immobili, ricchezza, benessere, che ha veramente un'enorme difficoltà a lasciarsi andare un nuovo sentimento e ovviamente ad imporre un cambiamento nella sua vita. Qui parliamo di una carta di grado 4, quindi una persona che ama la sua stabilità perché non ne può fare a meno. È una persona che non riesce a lasciare andare quello che ha. È una persona non flessibile. È una persona profondamente rigida. È una persona che dà troppa importanza ai beni materiali, è troppo attaccata al denaro, alla materialità. Anche se, e anche nel caso in cui questa persona non necessariamente debba avere problemi economici, può essere anche una persona che comunque ha del denaro, ma guardate quest'uomo come se lo tiene, se lo guarda, quasi come ammirato, in estasi, rapito dal suo tesoro. Quindi qui ci troviamo veramente di fronte a una persona che antepone l'aspetto economico-finanziario al sentimento. Questa non è una persona che in questi giorni si sta dedicando alla compagna o alla sua famiglia perché ama la sua compagna. Assolutamente no. Questa è una persona che appunto si sta occupando di questioni finanziarie, stanno parlando di soldi, lavoro, può essere anche la vendita o l'acquisto di una casa. È una persona che si sta occupando dell'aspetto materiale della sua vita e ne è ben felice di farlo, lasciando anche ad aspettare l'amore. Ma non perché voglia lasciare voi, semplicemente perché questa persona, come tutti noi, ha una scala di priorità. E nella sua scala di priorità, attenzione, non c'è la compagna ufficiale, c'è il benessere che il rapporto con la compagna ufficiale gli garantisce, che è una cosa ben diversa. Questa è una persona che non ama i cambiamenti. Le carte di grado 4 rappresentano la stabilità, l'immobilismo. Questa persona non vuole muoversi, non vuole effettuare un cambiamento nella sua vita, almeno questa è la carta del passato. Quindi qualche giorno fa, qualche mese fa, qualche settimana fa. Quindi è una persona che non era, poi vedremo chiaramente gli sviluppi del futuro, disposta a cambiare. È una persona che tende a chiudersi, che anche nel momento in cui sta bene con voi, poi torna all'ovile. Ma perché? Perché lì si sente al sicuro. Per cosa? Non per sentimenti. È una persona che vive pensando unicamente al benessere economico, al denaro. Non è una persona, vi ripeto, che dà grande importanza all'aspetto sentimentale. Una persona, vi ripeto, molto rigida, incapace quasi
diciamo, di prendere delle decisioni che in qualche modo possano mettere a rischio tutto questo suo, diciamo, mondo. Fatto di cosa? Vi ripeto, di benessere materiale, di sicurezze, di un conto in banca a pingue. È una persona che non vuole rinunciare alla stabilità, ma lo fa in maniera ostinata. E ovviamente, come tutte le scelte ostinate, non è destinata comunque a procedere in maniera positiva. Dopo una carta di grado 4 abbiamo 5 di pentacoli, che rappresenta il perdere tutto. Questa è una persona che andrà incontro sicuramente a dei conflitti, perché questo non è un comportamento corretto e né tantomeno ovviamente efficace. Vediamo un po' il presente. Vi pensi nostalgico, 6 di coppe, la carta del passato, sono i pensieri nostalgici. Allora, sì, gli mancate, assolutamente, gli mancate come l'aria. Ma guardate già la contrapposizione. Coppe, 4 di pentacoli. Quindi per voi parla di sentimenti, no? Famiglia si parla invece di denari. Allora, questa persona vi pensa. Siete un pensiero ricorrente che gli torna nella testa, perché il 6 di coppe è il passato a cui lui ripensa nostalgicamente molto spesso. Quindi magari dei momenti in cui vi potevate sentire di più, vedere di più. È una persona che prova un sentimento per voi. Peccato che però me lo mette al secondo posto, evidentemente, mannaggia. È una persona che vi pensa come a un qualcosa di dolce, di tenero, di importante, che ha fatto parte della sua vita e sul quale sa dovrà prima o poi effettuare una scelta. Le carte di grado 6, come appunto il sesto arcano maggiore, la carta degli amanti, rappresentano la scelta. Questa persona sa che il suo passato continua a tornare nella sua mente, perché è vivido nel suo cuore, e quindi sa che prima o poi questa persona dovrà decidere, dovrà effettuare un cambiamento nella sua vita, non può rimanere tutto in questa fissità. Perché, d'accordo, una bella casa, del denaro, possono renderti comunque la vita tranquilla e serena, ma il cuore è appagato? No, perché di fatti lui pensa a voi. E vi ripeto, vi pensa con tenerezza, con dolcezza, come un qualcosa, guardate, di fragile, di puro, come questi due bambini. Questo bambino che porge a questa ragazzina un fiore. È un'immagine di una tenerezza meravigliosa. In un ambiente, guardate un po', decisamente più frugale, più semplice rispetto a dove lui vive, a quello a cui lui si aggrappa. Ma guardate la differenza. Il volto di quest'uomo è comunque corrucciato, non è felice. Invece guardate questi due bambini come sono sereni, pur vivendo in un ambiente, vi ripeto, molto più semplice, senza tante pretese, ma sono più felici. Questo è il vostro uomo, un uomo diviso tra ciò che ha e ciò che vorrebbe. Perché lui sa che nel momento in cui questa persona vada a fare una scelta, questa scelta lo allontanerà da tutto questo benessere, ma gli riempirà comunque il cuore. 6 di coppe, quindi questa persona vi vuole sentire, vi vuole cercare, vi vuole chiamare. Lo vuole fare perché vi desidera, perché sente un profondo sentimento per voi, perché per lui voi siete importante, anche se magari vi frequentate da poco, ma è comunque una persona che per voi sentimentalmente diciamo che prova qualcosa di molto importante. Potrei dire che è una persona innamorata, sicuramente sì, ma è una persona che, vi ripeto, fa molta fatica a rinunciare a quello che ha da un punto di vista meramente materiale, perché qui, guardate, abbiamo il cuore, qui invece abbiamo la materia. Queste due cose cozzano per questa persona, non vanno di pari passo, ma vi vuole vedere, vi vuole sentire, vuole riappacificarsi. Perché? Perché sa evidentemente che tornando da voi dopo tutto questo tempo, questa persona non troverà
una donna disposta evidentemente ad accoglierlo con il grande sorriso. Ecco perché il 6 di coppe mi parla anche appunto di riappacificazione, quindi una situazione che necessiterà comunque di un chiarimento. Che cosa sta facendo questo bambino? Guardate, sta donando alla ragazzina un fiore per evidentemente, tra virgolette, addolcirla. Quindi è una persona che probabilmente ha intenzione di scrivervi qualcosa di carino, qualcosa di dolce, proprio perché gli mancate tanto e perché sa che deve farsi perdonare. Vediamo quindi nelle sue intenzioni. 7 di spade, 8 di coppe. Allora, questa persona sa che dovrà agire 7 di spade, quindi in maniera un po' fraudolenta, quindi di nascosto, con l'inganno, ovviamente. Questa persona, scusate, abbiamo detto che vi vuole rivedere, vi vuole risentire, e questo sicuramente. È una persona che è stata bloccata da faccende private, da faccende personali, ma è anche una persona che è assolutamente consapevole, come ci dice appunto la carta del 7 di spade, per agire e arrivare da voi, dovrà comunque farlo attraverso l'inganno. Questa persona sa che non può vivere il rapporto con voi alla luce del sole, perché il 7 di spade rappresenta comunque una carta di inganno, di tradimento, di bugie, di menzogne, e quindi questa persona sa che comunque per tornare da voi dovrà obbligatoriamente ingannare qualcuno, quindi la sua compagna. Questa persona sa che momentaneamente il vostro rapporto deve rimanere ancora sul piano del tradimento, sul piano di un qualcosa di nascosto, qualcosa che non si può rivelare. La carta del 7 di spade è la carta del ladro, quindi sa che in qualche modo per potersi riavvicinare a voi dovrà comunque ancora mentire, tradire e non affrontare la situazione. Questa persona sa che si sta nascondendo in maniera vile, si vergogna di se stesso, sa che comunque questa situazione sta facendo male anche a voi e sa che sta facendo fare dei sacrifici anche a voi. Ma a volte questa persona sente di non avere controllo sugli eventi, di non poterci fare nulla. È come se a volte perdesse un po' le speranze questa persona. È come se a volte sentisse di non riuscire a barcamenarsi tra le due situazioni. Il 7 di spade ci riporta al settimo arcano maggiore, quindi alla carta del carro. La carta del carro rappresenta appunto un individuo, un principe che riesce a gestire i due cavalli, solitamente rappresentati come uno bianco e uno nero, quindi l'istinto e la ragione. Dicevo che questa persona è divisa, l'amore, il sentimento e la razionalità. Quindi questa persona sa di non riuscire a volte a fare come quel principe, cioè a tenere comunque il suo carro sulla strada, come se a volte si sentisse in balia di una tempesta. A volte, diciamo, il carro sbanda verso destra, a volte sbanda verso sinistra, quindi a volte ha potere il cuore, quindi torna a cercarvi, e altre volte invece ha potere la ragione, quindi tende ad allontanarsi da voi. Questa persona sa che questa situazione è pesante e che quindi in questo momento è difficile per lui, ma ve lo dicevo già con il 4 di Pentacoli, staccarsi da questa situazione. Ma successivamente che cosa abbiamo a fianco del 7 di spade? Abbiamo l'8 di coppe, che rappresenta una situazione che comunque fa male, perché c'erano dei progetti, perché c'erano anche dei desideri nei vostri confronti. L'8 di coppe rappresenta la poca serenità. Ve lo dicevo con il 6 di coppe, questa persona sa che prima o poi dovrà prendere una decisione, dovrà scegliere. Perché l'8 di coppe, guardate, rappresenta comunque una persona che si allontana da una situazione per andare verso un nuovo orizzonte.
per andare verso la luce. Questa persona sa che queste situazioni, questo continuo mentire, fa male a tutti. E vi dirò la verità, fa male molto di più a lui stesso. Quindi sa che prima o poi questa persona dovrà andare oltre, dovrà prendere una decisione. Carta di grado 8 va verso le carte di grado 9 di grado 10, quindi verso la chiusura di un ciclo per aprirne uno completamente nuovo, quindi verso un nuovo orizzonte con una nuova persona. Ma questa persona sa che purtroppo bisogna ancora un po' temporeggiare, perché la situazione non è ancora del tutto ben definita e quindi sa che comunque nel frattempo lui soffre, inganna la compagna ufficiale e fa ovviamente soffrire anche voi perché vi rimane appunto lontano. Vediamo però a livello concreto che cosa farà questa persona. Ragazzi, la forza, dai. Allora, qui vince l'amore. Ma meno male. Allora, la carta della forza rappresenta una persona che finalmente riuscirà a mettere da parte tutte le ritrosie, tutte le paure, anche tutte le difficoltà contingenti e proprio la capacità di affrontare gli eventi senza lasciarsene sopraffare. Quindi è come se questa persona riuscisse a riavere il proprio autocontrollo, a prendere tutta la forza interiore di cui sa disporre per poter, arrivare a ciò che lui vuole. La carta della forza è retta dal segno del leone, quindi è una persona che prova un grande fuoco dentro e che agirà con coraggio, con forza, con capacità, anche con intelligenza, perché chiaramente la forza non rappresenta la forza bruta, ovviamente, ma il saper gestire, guardate questo leone, con la forza della propria fede, la fede nell'amore. Quindi questa persona, con fare anche molto energico, devo dire, si riaprirà a voi, superando tutte le difficoltà che in questo momento, lo stanno tenendo bloccato, e quindi tornerà assolutamente da voi. Tra l'altro, la carta della forza rappresenta anche delle tempistiche molto veloci, circa una settimana, massimo 10-15 giorni circa, quindi una situazione che si sbloccherà in breve tempo, quindi un paio di settimane al massimo. Quindi questa persona assolutamente vi ricercherà, ma vi ripeto, perché è una persona che prova del sentimento, ve l'ho detto con questo 6 di coppe, è una persona che vi vuole veramente bene e che per voi veramente vorrebbe fare di tutto e farà di tutto, anche probabilmente riuscire in qualche modo a cavarsela di fronte a delle situazioni che invece possono apparire in questo momento piuttosto complicate. Quindi la forza rappresenta proprio una grande passione, la passione che questa persona ha per voi, che lo porteranno ad agire in maniera, vi ripeto, temeraria quasi, da un punto di vista proprio strettamente affettivo e sentimentale. Quindi è una persona che agirà anche spinto dal desiderio sessuale, perché la forza rappresenta proprio l'attività sessuale intensa e molto appagante, che questa persona vuole a tutti i costi vivere con voi. Nonostante si possa parlare di rischio, perché la carta della forza rappresenta, vi ripeto, un individuo che agisce comunque rischiando. Guardate, comunque si avvicina questo templare in maniera, direi, piuttosto appunto incosciente a questo leone, ma riuscirà appunto a domarlo grazie alla propria fede, senza dover fare azioni particolarmente aggressive, violente, evidenti. No, assolutamente. Ma rischierà. Quindi è chiaro che questa persona, come dicevamo con il 7 di spade, sa che comunque dovrà agire nell'ombra e rischierà, ma lo farà perché vi vuole, perché vi desidera. Quindi affronterà ogni ostacolo, ogni pericolo, proprio per tornare da voi. È una persona che agirà, se vogliamo, anche in maniera fedele nei vostri confronti, perché la forza rappresenta anche la fedeltà. Quindi in realtà è una persona che, vedete, vi pensa, è una persona nostalgica,
ma che sa che tornando da voi dovrà comunque darvi delle spiegazioni e lo vorrà fare. Non è una persona che si tirerà indietro. Vi ripeto, agirà superando rischi, difficoltà, problematiche. È una persona pienamente consapevole di ciò che prova e di ciò che pensa. Perché, vi ripeto, è una persona fedele al sentimento che prova per voi. Quindi in realtà, anche se può sembrare paradossale, perché comunque lui ha un'altra compagna, in realtà è una persona che agirà in maniera fedele nei vostri confronti, quindi c'è grande potenza, grande virilità anche che si sente, questa persona, vi ripeto, tornerà proprio perché ha una gran voglia di stare con voi, voglia anche da un punto di vista erotico e sessuale, questo sicuramente. Quindi aspettatevi assolutamente una telefonata, aspettatevi assolutamente che questa persona vi ritorni, vi ripeto, in maniera molto combattiva, quasi eroica, superando, vi ripeto, appunto anche dei rischi, delle difficoltà per riuscire ad arrivare da voi. Vi ripeto, i tempi sono brevi, quindi non stiamo parlando di tempi epocali, l'effetto è molto rapido, quindi vi ripeto, massimo una settimana, a tirarla anche 2 o 3, ma comunque entro prossima ventina di giorni questa persona vi ritorna. Quindi è una persona che vi porterà delle ottime notizie, è una persona che prova una forte attrazione nei vostri confronti, è una persona che potrebbe arrivarvi anche con un dono, con un regalo, ve lo dicevo con questo 6 di coppe, proprio perché sa che vi deve comunque dare delle spiegazioni, ma vuole farlo. Vi ripeto, è una persona che agirà in maniera molto consapevole, quindi non è una persona bugiarda, non è una persona capricciosa, insensibile, assolutamente no. Quindi è una persona che metterà ordine nel suo disordine e che riuscirà a vincere contro appunto la casualità degli eventi, ma in modo programmato. Quindi non è una persona che agirà sulla scorta di un momento di fortuna come può essere il matto, non agirà sull'istinto, agirà in maniera ragionata. Vi dicevo ragazzi che questo video è comunque collegato al video precedente, alla stesa precedente, che appunto parla della stessa situazione però in ambito erotico e sessuale. Fino ad ora la stesa è praticamente identica, perché se non ricordo male si apriva con una regina di denari, quindi comunque una persona che appunto si occupa e si è occupata di questioni finanziarie ed economiche, per cui diciamo è rimasto tra virgolette chiuso in famiglia proprio per delle situazioni di questo genere. Una persona che comunque ha tutta l'intenzione di chiamarvi ed una persona appunto che vi avrebbe ricercato. Tra l'altro anche a livello di tempistiche direi che siamo grosso modo nella similarità, quindi grosso modo 2-3 settimane al massimo, ma è una persona che vi avevo detto appunto si sarebbe fatta risentire proprio sulla scorta appunto di un grande desiderio, e devo dire che questa stesa sta assolutamente appunto ribadendo il concetto della stesa di cui vi ho appunto parlato sin dall'inizio di questo video. Comunque io vi lascio il link in descrizione anche di questa stesa precedente, proprio perché a mio avviso sono irrimediabilmente legate, ma capita quasi sempre così, diciamo, quando appunto creo queste stese in ambito erotico sessuale e in ambito invece prettamente ed unicamente sentimentale. Quindi evidentemente chi si ritrova per il principio di sincronicità in questa stesa si ritroverà sicuramente anche nell'altra. Allora, adesso cerchiamo di allontanare un po' questi bellissimi arcani. Io vi lascio anche il link in descrizione appunto della storia di questi Nice Templar Tarot, proprio perché obiettivamente è un mazzo molto bello. Link appunto del video in cui ne parlavo ovviamente in maniera molto breve, però se volete potete anche appunto andare a rivedere anche questo video. Allora, adesso affrontiamo appunto la situazione tenendo appunto in considerazione gli oracoli della magia bianca, e appunto utilizzeremo questi oracoli con il metodo di Virgilio, quindi 3 carte,
presente, futuro e il consiglio degli arcani, che è, a mio avviso, una carta assolutamente fondamentale. Allora, anche per quanto riguarda questo mazzo vi lascio il link in descrizione appunto di un mio video in cui ve ne parlo. Poi se volete andate a dare una occhiata. Allora, ok, allora, carta del presente, la donna bionda, serenità, affidabilità, maternità e sensualità. Allora, la donna bionda rappresenta in questo caso la compagna. Avevo appena finito di dirvelo che infatti nel precedente video questa stesa, per quanto riguarda appunto i 78 arcani, si apriva con la regina di denari, quindi con la compagna ufficiale come presenza effettivamente ingombrante. In questo caso appunto la donna bionda rappresenta proprio la compagna ufficiale, quindi è una donna che evidentemente in qualche modo lo sta controllando. Rappresenta la maternità, quindi potrebbero essere già genitori, potrebbero avere dei figli. Oppure potrebbe comunque essere una donna di famiglia, quindi una madre, oppure una sorella, più sorelle, che in qualche modo gli stanno un po' addosso e che obiettivamente gli impediscono di muoversi. Non rappresenta quindi una donna benevola, perché mi viene appunto nel presente per quanto riguarda le problematiche che in qualche modo vi tengono appunto lontani. Quindi è una persona negativa, tra virgolette, che vi tiene lontani. E chi vi tiene lontani è appunto la compagna ufficiale. Evidentemente la compagna ufficiale o non lavora, perché altrimenti non si spiega questa presenza costante, oppure lavorano insieme e quindi lui fa fatica a spostarsi, a muoversi, oppure è appunto una persona che in questi giorni casualmente è sempre accanto a lui per svariate problematiche. Quindi è una donna che, vi ripeto, gli sta troppo addosso. È una donna anche capricciosa, è una donna, vi ripeto, che mi viene in accezione negativa, quindi tutte queste caratteristiche vanno viste chiaramente al negativo. Di conseguenza è una donna, vi ripeto, fredda. Non è una donna con la quale lui ha chiaramente dei rapporti intimi soddisfacenti, quindi o non ne ha o sono completamente, diciamo, insoddisfacenti. E vi ripeto, è una donna che rappresenta la genitorialità soltanto perché li ha messi al mondo, nel caso in cui abbia dei figli. Ma non è una donna particolarmente attenta al rapporto coi figli. Quindi molto probabilmente lui la sta coadiuvando, si sta occupando dei suoi figli. Perché lei è effettivamente una sorta di gendarme, quindi è una donna che oltre a controllarlo non ha nemmeno un buon rapporto tenero, dolce con i propri figli. Quindi purtroppo, di nuovo, come vi dicevo appunto nella stesa precedente a questa, obiettivamente questa donna è molto presente. Quindi o lei, la compagna ufficiale, o potrebbe anche rappresentare un elemento però familiare, ragazzi, quindi della cerchia familiare che ha queste stesse caratteristiche, che però lo controlla. Potrebbe essere la madre di lui o la suocera, o comunque una sorella o di lui o di lei. Quindi questa persona fa fatica a muoversi, ve l'ho detto con questo 4 di denari, è legato al proprio ambiente in questo momento,
quindi fa fatica a muoversi, a spostarsi e quindi anche ovviamente a chiamarvi, a mandarvi anche solo un messaggio. Allora, vediamo il futuro, che cosa farà, che bello, questa persona, il coraggio, carta dei sentimenti, meraviglioso. Forza interiore, capacità di reagire, strategia di vita. Ragazzi, cosa vi ho detto con la carta della forza? Allora, forza, e vabbè, forza, forza interiore, forza. Capacità di reagire, e avevo detto che questa persona riuscirà in maniera molto intelligente a reagire alle difficoltà, a far fronte anche a delle difficoltà contingenti. Strategia di vita, cosa vi dicevo appunto con la forza, attraverso l'intelligenza, riuscirà a pianificare in maniera appunto corretta, ma anche coraggiosa, anche temeraria, cosa vi ho detto? Che agirà in maniera coraggiosa, quasi con temerarietà, ecco appunto il coraggio, proprio per riuscire ad arrivare da voi. Perché evidentemente mi viene ribadito il concetto del rischio. Molto probabilmente, come vi ho detto sino ad ora, questa persona deve essere probabilmente controllata, vi ripeto, o direttamente dalla compagna ufficiale o da qualcuno della sua stessa famiglia. Per cui in qualche modo questa persona va veramente a rischiare di potervi sentire proprio perché ha delle persone attorno che lo controllano e delle quali ovviamente lui assolutamente non si fida. Ma questa persona veramente farà di tutto e di più per potervi rivedere, per potervi riavere. È una persona che non vuole più soffrire. Quindi vi ripeto, agirà in maniera proprio temeraria, quasi in maniera un po' sfrontata, riuscendo anche a reagire a tutte quelle situazioni negative che ovviamente possono capitargli. Quindi ci sarà grande volontà in questa persona, quasi fuori dal comune, ma perché? Perché questa persona ha fede in cosa, come vi dicevo, nel vostro amore. Quindi è come se questa persona non avesse mai in realtà perso la speranza di potervi risentire o rivedere. È una persona che desidera il miglioramento con voi e che sa che può farcela. Quindi farà di tutto per poter riavervi e per poter rinascere con voi. Quindi è una persona che riuscirà a vincere contro qualsiasi difficoltà e contro qualsiasi nemico. Io, ragazzi, rimango sempre assolutamente sbigottita, questo lo ripeto sempre, nel momento in cui io effettuo in appunto alcuni miei video la stessa domanda utilizzando due mazzi diversi. Ovviamente notate che le risposte sono praticamente identiche, tra l'altro in questo caso la forza e il coraggio sono praticamente la stessa carta, ovviamente in due mazzi diversi, un mazzo di tarocchi tradizionale, in questo caso un mazzo oracolare. Quindi vi assicuro che questa persona tornerà da voi, riuscirà a far fronte alla situazione, alla difficoltà. Vediamo però cosa vi viene consigliato. L'edera, origine, radici, tradizione e costanza. Allora, la carta dell'edera rappresenta un lavoro molto importante che voi dovreste compiere, ma anche aiutare questa persona a compiere, nel risalire a quelle che sono le origini del vostro rapporto. Cioè dovreste riportare il vostro rapporto alle condizioni iniziali, all'inizio della vostra storia, all'inizio della vostra conoscenza, alle origini, alle radici primordiali, perché questa persona in realtà evidentemente è come se, ve lo dicevo prima con il 7 di spade, incontrando tante difficoltà, vada a volte un po' a perdere quasi speranza nel vostro rapporto. È come se a volte si lasciasse sopraffare dalla negatività, anche se appunto abbiamo visto che poi in futuro non lo farà entro poco, tra l'altro, però a volte rischia di farsi un po' sopraffare. Di conseguenza dovreste aiutare questa persona anche attraverso il dialogo, perché no? Anche parlandogliene. Aiutare questa persona ad affrontare i vari problemi facendo riferimento all'esperienza
Quindi al non perdere mai la calma, dovreste aiutare questa persona, anche semplicemente a volte basta una parola, una battuta, non è necessariamente d'obbligo fare un sermone, ma comunque invitare l'altra persona a non perdere la speranza e ad agire comunque con calma, perché tanto prima o poi c'è la possibilità di nuovo di sentirsi, di vedersi e di stare insieme. Dovreste cercare di far capire a questa persona che le novità e i cambiamenti sono fondamentali nella vita. Perché ve lo dicevo, con questo 4 di denari, questa persona fa fatica ad adattarsi ai cambiamenti. È una persona che rimane fissa nello status quo, nella propria comfort zone. Ecco, dovreste insegnare a questa persona ad accettare anche dei momenti bui della vita, dove a volte bisogna appunto rischiare, lanciarsi, buttare. Quindi questa persona, mi viene tra l'altro ribadito, vedete, il concetto dell'edera, quindi della tradizione, che riporta al 4 di denari, quindi all'incapacità che ha questa persona di adattarsi al nuovo. Ecco, dovreste insegnare a questa persona a rapportarsi anche alle novità, riuscendo in qualche modo a trovare le soluzioni migliori per potersi adattare anche alla vostra storia e magari portandola avanti, diciamo, in maniera, direi, piuttosto serena. Quindi è chiaro che in questo caso vi viene consigliato di mostrare a questa persona la ricchezza della via del cambiamento, quanto si possa comunque agire adattandosi a delle nuove situazioni, ad una nuova presenza, cioè la vostra nella sua vita, senza per forza andare nel panico, creare questi momenti di blocco. Dategli per esempio delle dritte su come potreste sentirvi senza essere visti o vedervi senza dover, diciamo, temporeggiare così tanto. Cercate quindi di trovare delle soluzioni. È chiaro che le modalità con cui voi potreste in qualche modo dimostrare a questa persona che deve in qualche modo un po' allontanarsi da questa paura del nuovo e allontanarsi da questa morbosa attenzione alla fissità, è chiaro che le modalità possono essere molteplici. Io vi ho fatto solo alcuni esempi. Per esempio, potreste utilizzare un metodo molto più forte, cioè facendogli capire, ok, tu sei stato fermo per tanto tempo o per tanti giorni, ora torni e pensi di trovarmi lì a tua disposizione? No, io non ci sono. Di conseguenza io non posso perché ho altri impegni. È ovviamente una strada un po' più dura, forse un po' più drastica, ma in realtà potrebbe servire a questa persona a darsi, ragazzi, prestatemi il termine, un po' una svegliata, perché la carta dell'edera rappresenta proprio il voler rimanere radicato in maniera eccessiva, vi ripeto quasi morbosa, appunto alla sua vita quotidiana. E questo chiaramente non va bene. Quindi dovreste un po', vi ripeto, far ricordare, come vi dicevo all'inizio, a questa persona come è iniziata la vostra storia. Quindi riportandola indietro, acuendo probabilmente in lui la nostalgia di voi, facendogli pensare e ricordare i bei momenti che avete vissuto insieme, quando appunto magari vi potevate vedere e sentire di più. Cercate di stuzzicare in questa persona la riflessione sul passato in modo da cambiare il futuro. Quindi o negatevi, comunque non fatevi vedere troppo disponibili a questa persona, oppure cercate, vi ripeto, basta anche con qualche parola, di instillare a questa persona il ricordo dei bei momenti trascorsi insieme, di quando appunto ad esempio vi potevate vedere e sentire di più, in modo che abbia ancora più nostalgia di voi. Ne ha già, ve lo dicevo col 6 di coppe, ma ricordarglielo non fa male. Se per esempio vi seguite sui social, potreste postare
una canzone che magari avete sentito insieme quando vi siete conosciuti. È solo un esempio. Quindi cercate un po' di dare una, diciamo, sonora svegliata a questa persona, con, diciamo, tonalità più dolci, oppure anche con metodi un po' più, diciamo, energici, perché questa persona non può pensare di rimanere attaccata allo status quo in questa maniera, perché come vi dicevo all'inizio, la fissità poi porta comunque al perdere tutto. Quando ci si ostina nel voler percorrere sempre la stessa via, si perde, ragazzi. Bisogna imparare ad avere comunque una certa flessibilità anche interiore e procedere verso il futuro. Quindi cercate un po' di prendere per mano, diciamo, questa storia e questa persona, facendogli capire che i modi per potersi comunque adattare alla novità ci sono, ragazzi, Se questa persona ha volontà può comunque cambiare la sua vita e il suo percorso come vuole. Il discorso è che chiaramente deve volerlo fare, deve saperlo fare e soprattutto deve smetterla di avere, diciamo, tutte queste paure e ritrosie nei confronti del futuro, perché chiaramente nel momento in cui questa persona va avanti così, sicuramente poi rischia, vi ripeto, di perdere tutto. Però vi posso assicurare che questa persona assolutamente tornerà da voi, ha tutte le intenzioni di farlo e lo farà. Cercate però ovviamente di dargli, diciamo, una mano voi per affrontare il futuro in maniera un po' più coraggiosa. Buona fortuna!